Esaminiamo alcune cose di base che dovresti controllare prima di collegare il tubo. Innanzitutto, assicurati di avere una pressione dell'acqua adeguata. Se la pressione dell'acqua è troppo alta, sarà necessario installare un dispositivo di decompressione. Quindi, controlla quante prese d'acqua hai. La maggior parte dei modelli ha solo un ingresso per l'acqua fredda, quindi assicurati di collegare la lavatrice al rubinetto dell'acqua fredda. Tuttavia, se si dispone di due ingressi, sarà necessario un tubo aggiuntivo per l'alimentazione dell'acqua calda. Inoltre, assicurati di collegare l'estremità piatta al rubinetto dell'acqua e l'estremità curva all'ingresso della lavatrice. È una buona idea utilizzare sempre un nuovo tubo di alimentazione dell'acqua. Inoltre, controlla se entrambi i lati del tubo hanno una guarnizione in gomma per evitare perdite d'acqua. L'uso di un tubo senza guarnizione in gomma o di un tubo vecchio può causare perdite d'acqua. Ora che abbiamo coperto le basi, passiamo al collegamento del tubo di alimentazione dell'acqua. È necessario collegare prima il lato del rubinetto di alimentazione dell'acqua. Controlla se il tubo dell'acqua fornito con la lavatrice LG corrisponde al tipo di rubinetto dell'acqua. Tratteremo tutti gli argomenti in questo video. Iniziamo con i tipi di maschi filettati. Se disponi di un tubo flessibile del tipo a rubinetto non filettato, passa alla parte tubi flessibili del tipo a rubinetto non filettati di questo video. Esistono due tipi di connettori per un rubinetto filettato. Esaminiamo prima il connettore a vite. Avvita il connettore sul rubinetto di alimentazione dell'acqua. Stringi il connettore solo a mano finché non senti che è sicuro. Non serrare eccessivamente il tubo o utilizzare uno strumento di ferramenta. Il tubo potrebbe avere una valvola per l'acqua incorporata per impedire il riflusso dell'acqua. In questo caso, assicurati che il lato della valvola dell'acqua sia collegato al rubinetto dell'acqua. Se disponi di un connettore di tipo One Touch, dovrai prima collegare l'adattatore. Basta avvitare l'adattatore al rubinetto di alimentazione dell'acqua. Stringi l'adattatore solo a mano finché non senti che è sicuro. Non serrare eccessivamente il tubo o utilizzare uno strumento di ferramenta. Tira verso il basso la piastra di chiusura One Touch e spingi il connettore sull'adattatore. Rilascia il connettore e assicurati che l'adattatore si blocchi in posizione e il gioco è fatto. Passiamo al rubinetto dell'acqua non filettato. Esistono due tipi di adattatori, il tipo a vite e il tipo One Touch. Entrambi utilizzano lo stesso tipo di connettore per il collegamento al rubinetto dell'acqua. Quindi copriamo prima il collegamento del connettore al rubinetto dell'acqua. Allenta le 4 viti di fissaggio. Rimuovi la piastra di guida se il rubinetto è troppo grande per adattarsi all'adattatore. Spingi l'adattatore sull'estremità del rubinetto. Assicurati che la guarnizione in gomma sia premuta contro il rubinetto e che sia tenuta stagna. Serra tutte e 4 le viti di fissaggio. Ora che l'adattatore è a posto, colleghiamo il tubo. Copriamo prima l'adattatore a vite. Avvita il connettore sull'adattatore solo a mano. Assicurati di stringere il connettore finché la guarnizione in gomma non è a tenuta stagna. Non serrare eccessivamente il tubo o utilizzare uno strumento di ferramenta. Se disponi di un tubo One Touch, tira verso il basso la piastra di chiusura del connettore. Spingi il connettore sull'adattatore. Quindi rilascia il connettore e assicurati che l'adattatore si blocchi in posizione e il gioco è fatto. Dopo aver collegato il tubo, drenalo in un secchio. Apri l'alimentazione dell'acqua e risciacqua eventuali sostanze estranee come sporco, sabbia o segatura. Dopo aver risciacquato il tubo, avvita l'estremità curva del tubo dell'acqua all'ingresso dell'acqua. Stringi il connettore solo a mano finché non senti che è sicuro. Non serrare eccessivamente il tubo o utilizzare uno strumento di ferramenta. Quindi controlla se il tubo è piegato. Quindi apri l'alimentazione dell'acqua per assicurarti che non ci siano perdite su entrambe le estremità del tubo. Ed è così che si collega il tubo di alimentazione dell'acqua. Grazie per aver utilizzato le lavatrici LG.